Il 20 maggio del 1799 nacque a Tours Honoré de Balzac, scrittore, critico letterario e drammaturgo francese, ma soprattutto maestro del romanzo realista del XIX secolo. Le sue prime opere però non furono apprezzate dalla critica, tanto che si indebitò pesantemente per mancate entrate. Egli però non si perse d'animo e continuò a scrivere, e la sua attività produttiva divenne prolifica e frenetica. In 16 anni scrisse oltre 90 romanzi. Balzac era solito mangiare un pasto leggero alle 5 del pomeriggio e dormire sino a mezzanotte, e dalla 1 di notte sino alle 8 del mattino successivo, alimentato da innumerevoli tazze di caffè, lo scrittore componeva. In realtà molto spesso era solito lavorare per oltre 48 ore di seguito, con solo 3 ore di riposo come intermezzo. Nel 1842 Balzac decise di organizzare cronologicamente, tematicamente, tutte le sue opere in un'unica immensa raccolta dal titolo La Comédie Humaine, oltre 137 opere in 16 volumi, considerata dunque la più grande costruzione letteraria di tutta la storia dell'umanità. Vi era la sezione dei romanzi inerenti alla vita parigina, quella dei romanzi concernenti la vita di campagna, quella delle opere aventi come palcoscenico la vita politica e quella delle opere incentrate sulla vita privata. Le sue opere rappresentano tutt'oggi un'analisi perfetta della vita sociale e familiare della Francia di Luigi Filippo d'Orléans. Lo stesso Engels sostenne di aver imparato più da Balzac che da tutti gli economisti. Padre ispiratore di scrittori del calibro di Flaubert, Zola, Proust, Apollinaire, ebbe una figlia dalla sua storica amante, la giovane scrittrice 24enne sposata, Marie Dufresne, alla quale dedicò la sua opera a mio avviso più bella, il romanzo Eugénie Grandet. Alla morte del marito sposò la sua seconda amante, Evelina Heinska, corteggiata anche dal grande compositore Franz Liszt. Ma 5 mesi dopo il suo matrimonio, Balzac morì il 18 agosto del 1850 di peritonite. L'orazione funebre fu tenuta dall'amico Victor Hugo e alle esequie parteciparono gli ormai famosi Dumas padre e figlio. Balzac non amava la vita mondana, egli invece amava quella piccola camera da letto del secondo piano del castello di Sachet, ove nacquero i suoi tormentati e leggendari personaggi: Eugène de Rastignac, Papa Goriot, Eugénie Grandet,